Ok, fermi tutti, ho appena finito la seconda stagione di Hazbin Hotel e, diamine, non credo di stare troppo bene, questa serie mi provoca uno strano effetto, un mix tra dipendenza da caffeina ed effetto ciliegia. Voglio dire, inizi guardando un episodio e poi all'improvviso ti ritrovi alle 3 di notte incollato allo schermo cantando. Ma che diamine! Inoltre, la terza stagione non pare sia prevista prima del 2027, quindi nel frattempo io mi farò preparare una suite all'Astinence Hotel. Accessing Multiverse. Sì, devo decisamente migliorare le mie battute. Oh, salve, scusate, non avevo visto che la sigla fosse già finita. Comunque, benvenuti o bentornati nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Prima di entrare nel vivo della recensione di oggi, facciamo un piccolo passo indietro, perché vedete, io ho iniziato a seguire Hazbin Hotel fin da quando era ancora un progetto indipendente su YouTube. Il pilot del 2019 me lo ricordo come se fosse ieri. Internet esplose e io con lui, perché tutti capimmo una cosa: Vivian Medrano stava tirando fuori qualcosa di completamente folle e innovativo, con un character design unico e uno stile grafico davvero iconico. Quando anni dopo annunciarono la serie su Prime Video, credo di aver urlato come una ragazzina ai tempi di High School Musical. Diamine, i miei esempi cominciano a essere datati. Sto veramente invecchiando. La prima stagione l'ho divorata e questa seconda, ragazzi, è stata una droga ancora peggiore. Era un ancora e ancora continuo. Fortunatamente Prime Video ha fatto uscire gli episodi poco per volta, se no mi scordavo anche di mangiare. Ma facciamo ora un piccolo punto su dove ci aveva tristemente abbandonato la prima stagione. Questa infatti finiva con uno dei cliffhanger più assurdi e sorprendenti di tutta la serie. Cosa? No, aspettate, io mi riferivo a Sir Pentius che ascende in paradiso sconvolgendo letteralmente tutto e tutti. Inoltre scopriamo che gli angeli possono morire e... ti sta, Adamo! Che soddisfazione essercelo tolti di dosso! Inoltre abbiamo lasciato Charlie sempre più determinata e convinta nel dimostrare che il suo hotel funziona e, non meno importante, abbiamo lasciato un Alastor ferito. E la seconda stagione si apre proprio qualche mese dopo, con Vox che cerca di conquistare tutto e tutti: l'inferno, il paradiso, la TV via cavo. Diamine, penso che nei programmi avesse anche di conquistare Netflix. Insomma, gli equilibri dell'inferno sono letteralmente saltati in aria, peggio delle bombe di Sherry Bomb. Come va, troiette? E tutto intorno Pentagram City è il solito casino, ma peggio. Ora però iniziamo col parlare delle cose che ho apprezzato in questa stagione. Iniziamo con il world building che si espande in modo spettacolare. Scopriamo infatti nuove gerarchie angeliche, viene introdotto un nuovo serafino, o almeno credo sia un serafino, non so, ditemelo voi. Sto parlando della parola di Dio. Inoltre il tema della redenzione è stato raccontato e affrontato con una fantasia e un coraggio che raramente si vede nelle produzioni mainstream. E poi, ci sono i dilemmi morali che saranno un po' al centro degli intrecci narrativi in paradiso. Anche Sera, che è un serafino, infatti, in questa stagione affronterà la redenzione, cercando di capire meglio cosa significa colpa ed espiazione. Il tutto grazie a Sir Pentius, anzi, Perpentius, che sta cercando di adattarsi al paradiso, scoprendo che forse non tutto è rose e fiori e che a volte può essere un luogo rigido, pieno di regole e quasi inquietante. Sì, anche per un'ex anima dannata. Ricordiamoci inoltre che Hazbin Hotel è sempre stata oltre l'estetica. Il bello di questa stagione, infatti, è come viene trattata la responsabilità personale. Non sono i generici peccati il motivo per cui si finisce all'inferno, ma la colpa e il rimorso
che ci si porta dietro. Ci vengono inoltre mostrati non pochi flash sul passato di alcuni personaggi, rivelandoci alcuni segreti in maniera diretta o meno. Molti personaggi scoprono inoltre che chiedere scusa non basta a volte, mentre altri capiscono che certe ferite non si rimarginano così facilmente. E parliamoci chiaro, tutto ciò ha scatenato i fan su Reddit e X, che avevano teorizzato praticamente l'inverosimile per questa stagione. Ma soffermiamoci un attimo sull'aspetto tecnico. La qualità delle animazioni di questa stagione è impressionante. Queste sono molto più fluide, c'è ancora più espressività e la regia musicale sembra molto più cinematografica. La palette dei colori inoltre sembra leggermente più scura del solito, ma ben contrastata da tutti quei neon infernali. Inoltre il continuo contrasto cromatico tra il paradiso e l'inferno è fantastico. Le sequenze musicali sembrano anche qui videoclip professionali come nella prima stagione, ed è palese che l'amore spassionato per i musical della Medrano stia facendo volare in alto le sue opere. Sono arrivate infatti fino a Broadway. Ma torniamo per un attimo a terra, perché proprio sulle canzoni, ahimè, ho qualcosa da dire. Rispetto alla prima stagione, infatti, nessuna canzone mi ha particolarmente colpito, sì, l'ho detto. Ok, forse Gravity è quella che ricordo meglio e che mi ha colpito un po' di più. Ma nonostante l'ottima regia, credo che in questa stagione si sia puntato un po' più sull'utile rispetto all'unicità di certi momenti della prima stagione. Cioè, Veleno mi è rimasta impressa e l'interpretazione di Riccardo Suarez mi ha stregato. Quella canzone è il mio veleno, dannazione, anche in palestra l'ascolto! Ma passiamo ora ai personaggi e iniziamo con Charlie, che dopo gli eventi della prima stagione me la sarei aspettata leggermente più matura, forte, e invece si mette più in ridicolo che mai, prendendo sempre e solo la decisione sbagliata. Non solo non ascoltando nessuno, ma mettendo tremendamente da parte le persone vicine senza rendersene conto. In particolare Veggie, la quale ottiene finalmente un po' di sfumature in più, anche se ho provato tanta pena nel vedersi annullare certe volte pur di assecondare Charlie, mentre le gag sul suo nome, non so ancora come prenderle. Lucifero invece lo adoro, ma in questa stagione è stato ridotto letteralmente a un clown, a una macchietta per tutto il tempo. L'ho trovato a tratti eccessivo, anche per i suoi standard, costantemente idiota e soprattutto meno equilibrato rispetto alla prima stagione. Husky invece, hanno provato a dargli un po' di spazio, ma secondo me non abbastanza. Molti fan, incluso io, volevano molto più focus su di lui e soprattutto di approfondimento nell'intreccio con Angel. E parlando di lui, non capisco cosa vogliono farne di questo personaggio. Alcune scelte sembrano delle retcon, altre direzioni non proprio bellissime e altre ancora invece mi sembrano solo confuse. Per favore, dategli una direzione chiara a questa povera anima. Vox invece, lui non è solo l'antagonista, è la personificazione dell'algoritmo, dei mass media, della propaganda. Il suo potere non è solo tecnologico, ma è la capacità di decidere cosa la gente vede, cosa pensa e cosa teme. In molte scene si capisce chiaramente che Vox crea narrativa, manipola notizie, distorce la percezione del pubblico, influenza l'inferno come praticamente un broadcasting monopolistico, censura tutto ciò che non gli conviene e amplifica ciò che gli dà potere. È praticamente un incrocio tra il CEO della Disney, un telegiornale e un supervillain con la sindrome del controllo. Ora,
Questo è un tema trattato con una satira molto evidente. Il fatto che Vox controlli schermi, televisori, piattaforme è sostanzialmente una satira diretta alla dipendenza da informazioni confezionate. Chi è davvero che decide cos'è la verità in un mondo dove le notizie possono essere distorte? E soprattutto, quanto siamo vulnerabili quando tutta l'informazione passa da un'unica fonte? Beh, questo è uno dei sottotesti più intelligenti della stagione e che rendono Vox l'antagonista perfetto, anche se è letteralmente ovunque. Cioè, intendo davvero ovunque. È ok che la stagione giri intorno a lui, ma così secondo me è un tantino troppo. Cioè, ci si è dedicato veramente troppo tempo andando a togliere screen time ad altre storie e intrecci che secondo me meritavano maggiori approfondimenti. Ora invece parliamo dell'elefante nella stanza, signori, ovvero Alastor. Ok, Alastor è tra i personaggi più amati e per quasi tutta la stagione sta seduto, cioè letteralmente seduto. Ora capisco il piano narrativo, ma l'uso è minimo rispetto al potenziale e nonostante la soddisfazione provata sul finale della serie, l'ultimo scontro che lo coinvolge non mi ha emozionato e sorpreso come speravo. Sarà per la prossima stagione, caro il mio demone della radio. Ah, scusate, stavo per scordarmi di Baxter, il nuovo membro del gruppo, che sì ragazzi, cioè anche se nella serie dicono il contrario, è praticamente il nuovo Serpentius. E che sorpresa sul finale quando lo vediamo innamorarsi di uno dei personaggi più fuori di testa dell'Asbin Hotel e forse di tutta Pentagram City. Passiamo ora agli elementi che secondo me sono i più deboli della stagione. Come spiegavo prima, c'è stato forse troppo voxcentrismo e, lo ripeto, capisco l'intenzione, ma secondo me ha cannibalizzato tutto. E da qui arriviamo al troppo poco focus sulle storyline dei personaggi. Cioè, Angel, Ask, Alastor, abbiamo scoperto nuove cose su alcuni e praticamente tutto su altri, ma il tutto in modo tremendamente rapido e superficiale, secondo me. Poi c'è il discorso di Lilith mostrata e poi puff! Il fandom, compreso io, è impazzito per questo, doveva essere centrale e invece niente. Davvero. Viene nominata per praticamente tutta la stagione, ci si fanno allusioni e ti aspetti che almeno faccia una ricomparsata sul finale, ma no. Anche per lei bisognerà attendere la prossima stagione. E per ultimo, il finale, che ok, carino e soprattutto coerente con quella storia del potere dell'amicizia, ma forse un po' troppo semplice nell'intensità, dato tutto quello che abbiamo visto durante la stagione. Ora, in sintesi, la prima stagione era più compatta, con personaggi più equilibrati, canzoni decisamente iconiche e un'introduzione perfetta all'universo dello show. La seconda stagione, invece, ha cercato di essere più ambiziosa, con maggiore world building, più lore, più misteri, più qualità tecnica, ma finisce con l'avere sacrifici troppo evidenti nella gestione del cast, secondo me, e inoltre un villain dominante che praticamente sovrasta tutti gli altri. Ora, arrivati a questo punto, cosa diamine dovremmo aspettarci per la prossima stagione? Probabilmente, e lo spero davvero con tutto il cuore, il ritorno di Lilith con un ruolo enorme, un po' di spazio in più per Alastor, ancora più segreti e peccati rivelati, e forse nuove tensioni tra paradiso e inferno. Ma la cosa che sogno di più è un bel approfondimento su Angel e... piccola menzione, vorrei ricordarvi che quella faccia piatta di Vox non è esattamente fuori dai giochi.
Per oggi è tutto, gente. Queste erano le mie opinioni sulla seconda stagione di Hazbin Hotel, ma adesso tocca a voi farmi sapere cosa ne pensate, quali momenti vi hanno colpito e soprattutto quali sono i vostri personaggi preferiti. Vi aspetto numerosi nei commenti e, come sempre, se questo video vi è piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale per altri contenuti del genere. Io sono il Geek Imperfetto e noi ci vediamo al prossimo video nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Ciao!